Benvenuti o bentornati nel canale Viaggio Emozionale, Viaggiatori Emozionali. Se vi interessano gli argomenti trattati, iscrivetevi, mettete un like, lasciate un commento e condividete. Anche questo video è nato dai vostri commenti e in questo specifico caso dai commenti di qualche giorno fa di Dennis e Giorgio che hanno chiesto un approfondimento sulla pianta del corbezzolo, una pianta spontanea tipica delle zone mediterranee e in particolare della Sardegna. Una delle piante esteticamente più gradevoli dei boschi della Sardegna è un arbusto sempreverde, vegeta anche tra i boschi di Leccio, entro quota 800 metri sul livello del mare, ma talvolta può spingersi fino a 1200 metri. Il corbezzolo, che ha il nome scientifico di Arbutus unedo, è un albero sempreverde che fa parte della famiglia botanica delle Ericacee. I nomi sardi sono svariati a seconda della zona della Sardegna, ne cito solo alcuni: Lidone, Melalidone, Lioni, Alidoni, Aridoni, Olione, Obioni, Ghilisone e tanti altri. È molto ramificato e, come già detto, è tipico della macchia mediterranea, con foglie resistenti verde scuro, sempre verdi e con il margine dentato. Spesso in condizioni climatiche favorevoli assume portamento arboreo, raggiungendo anche 10 metri di altezza. La corteccia ha una colorazione bruno-rossastra e si stacca in sottili scaglie. I fiori, raggruppati in numero di 15-30, sono bianchi e campanulati, formati da un piccolo calice e larghi 5-10 mm. Il frutto è rappresentato da una bacca rotonda e carnosa di colore rosso con superficie granulosa. Il colore è dapprima giallastro, poi arancione e rosso scuro a piena maturazione. Matura nell'anno successivo, alla fine dell'estate, ed in autunno-inverno. Il frutto è saporito, tuttavia non bisogna esagerare con la quantità. Come sapevano anche gli antichi, come suggerito anche dal nome latino unum edo, ne mangio uno solo, è prudente un consumo in quantità moderate, in quanto il corbezzolo contiene una sostanza azotata leggermente tossica per l'organismo in grandi quantità, che in alcune persone particolarmente sensibili può causare inconvenienti, di solito non gravi. È una pianta che ha tanti simboli. Virgilio nell'Eneide racconta di eroi morti in battaglia, le cui spoglie venivano adagiate su rami di corbezzolo in segno di rispetto. La pianta di corbezzolo venne considerata anche simbolo dell'Italia ottocentesca durante il Risorgimento. Giovanni Pascoli gli dedicò un'ode, Ode al corbezzolo, vedendo nei colori di un alberello di corbezzolo cresciuto sul Palatino una prefigurazione della bandiera italiana. Il rosso dei frutti, il bianco dei fiori, il verde delle foglie di questa pianta sempreverde. Per la sua colorazione viene chiamato anche albero Italia. Un tempo veniva adoperato per abbellire le zone dove sorgono monumenti ai caduti. Le cose più caratteristiche dell'albero di corbezzolo sono la fioritura e la fruttificazione. Sulla stessa pianta, infatti, in autunno e inverno possiamo incontrare fiori appena nati e molto profumati, insieme ai frutti già maturi. La pianta di corbezzolo ha una fioritura prolungata che inizia in autunno e dura per buona parte dell'inverno. Dai fiori si generano i frutti che sono maturi nell'autunno dell'anno seguente. Da qui il grande valore ornamentale del corbezzolo che, quando gli altri alberi sono spogli, ci regala splendidi colori. Per quanto riguarda la distribuzione geografica, il corbezzolo è una pianta originaria dell'Europa meridionale e del bacino del Mediterraneo. Si estende sulle coste atlantiche fino all'Irlanda. Il corbezzolo è spontaneo quasi lungo tutta la fascia costiera della penisola, nelle isole maggiori e minori, in consociazione con altre specie caratteristiche della macchia mediterranea, in particolare a Leccio. È una pianta che ben si adatta a molti tipi di substrato, generalmente lo troviamo ad un'altitudine compresa tra 0 e 500 metri sul livello del mare, talvolta può spingersi fino ai 1200 metri. Mal sopporta le gelate intense e prolungate, è una pianta con una spiccata capacità di reazione agli incendi, in grado di emettere vigorosi polloni che le consentono di reagire velocemente. Il pollone è un germoglio che viene prodotto direttamente dalla pianta madre che contiene in sé una piantina identica alla madre.
È una specie selvatica, ma può essere coltivata con facilità nel frutteto. Ha inoltre una grande capacità di attecchimento e riproduzione spontanea e proprio per questo è perfetto per il rimboschimento delle aree colpite da incendi. Quindi è una specie coltivata nei vivai forestali, viene impiegata nei riboschimenti, ma è ampiamente utilizzata anche per scopi ornamentali nei parchi, giardini, ville, proprio per il suo aspetto singolare che lo rende adatto per scopi ornamentali. E cioè il fatto che in autunno presenta contemporaneamente i fiori, i frutti maturi dell'anno precedente, gialli, arancioni e rossi, e quelli verdi dell'anno. Il corbezzolo è un albero caratterizzato dal rapido accrescimento e dalla grande longevità. Può sopravvivere diversi secoli. Allo stato spontaneo lo ritroviamo spesso come arbusto cespuglioso, pieno di polloni, che non supera i 2 metri d'altezza. Se coltivato e impostato ad albero, può invece raggiungere dimensioni elevate, sia nell'altezza, fino a 10 metri, che nel volume del tronco. Vediamo adesso alcune curiosità. Del corbezzolo si utilizzano le foglie, le radici e i frutti. La fronda recisa viene utilizzata per decorazioni ornamentali, il legno è adatto per la lavorazione al tornio e per essere levigato. In Sardegna è particolarmente conosciuto per la produzione del tipico miele amaro dalle proprietà antisettiche e utilizzato spesso nella cura delle affezioni bronchiali. Inoltre la sua trasformazione consente l'ottenimento di buonissime marmellate. Dalle bacche si ricava un buon distillato. Il legno del corbezzolo è di ottima qualità per riscaldamento e per la produzione di carbone. Vediamo altri impieghi del corbezzolo nella medicina popolare. Il corbezzolo svolge un'azione antinfiammatoria, antisettica, astringente, depurativa e diuretica. È indicato nella cura e nel trattamento delle affezioni biliari e del fegato. È usato anche nei casi di arteriosclerosi. Il decotto di foglie, 40 grammi di foglie essiccate, è adatto nel trattamento di infiammazioni generali delle vie urinarie e in caso di disturbi al fegato e alle vie biliari. Il decotto è usato anche come colluttorio in presenza di gengiviti e di mal di gola. Il decotto di radice è adoperato in caso di arteriosclerosi. L'infuso di foglie, 25 grammi di foglie, si può usare in caso di infiammazioni all'intestino. Per quanto riguarda gli usi nella medicina popolare in Sardegna, il corbezzolo sardo vanta vari usi, come altrove, grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e cicatrizzanti, sfruttate per realizzare decotti e impacchi curativi. Calmare i dolori alla pancia e lenire le infiammazioni all'intestino erano le sue principali funzioni, ad esempio in Ogliastra, nell'area di Seui, Ursulei e Usassai. Sfogliando le pagine di libri sulle piante officinali della Sardegna, si scopre che a Villa Massargia, nel Sulcis Iglesiente, la radice di corbezzolo offre rimedi naturali per lenire le infiammazioni all'intestino e per calmare il mal di pancia. Anche a Seui, in Ogliastra, il decotto di foglie e frutti è usato come antinfiammatorio, antisettico e per curare le patologie del sistema muscoloscheletrico. Sempre in Ogliastra, gli usi del corbezzolo si estendono alla cura delle patologie della pelle. Le foglie ricche di tannini sono usate nella rigenerazione dei tessuti affetti da piccole ferite e ustioni e infine sono usati nel trattamento delle dermatiti. A Ursulei, Perdas de Vogu e Usassai è usato come cicatrizzante tramite applicazione diretta della corteccia. Vediamo altri utilizzi del corbezzolo. Alla Maddalena, come in altri luoghi, è stato utilizzato nelle attività manufatturiere. In passato, infatti, le foglie venivano utilizzate per la concia delle pelli, per rendere lavorabili le pelli animali. In più, sempre alla Maddalena, e probabilmente non solo, si riteneva che la pianta di corbezzolo portasse fortuna. Ecco perché un rametto con 3 bacche da tenere in casa era fondamentale per allontanare le negatività. Vediamo adesso una ricetta a base di foglie di corbezzolo. Oltre ad essere un ottimo antinfiammatorio, il corbezzolo è anche diuretico e depurativo. Qui di seguito la ricetta a base di foglie di corbezzolo tipica di Sinnai per curare le infiammazioni all'intestino, pubblicata da Progettu Camineras a cura dell'Università della Terza Età di Quartus Sant'Elena, sezione di Sinnai.
In mezzo litro d'acqua far bollire 25 grammi di foglie, dopo aver fatto raffreddare e riposare l'acqua almeno per 5 minuti, filtrare e bere 3 bicchieri al giorno. Questa ricetta è utile come leggero rimedio diuretico per la pressione alta e i calcoli renali. Se vi è piaciuto questo viaggio nel mondo delle piante spontanee tipiche della Sardegna, mettete un like, lasciate un commento e iscrivetevi per supportare altri video su questi argomenti. Utilizzate anche la mail in descrizione per ulteriori informazioni. Un caro saluto, viaggiatori e viaggiatrici emozionali.